Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di iniziare, iscrivetevi e condividete per non perdervi nulla. Grazie di cuore. Le rubriche di gossip stanno ribollendo, e stavolta al centro c'è Cenk Torun. Da sempre discreto sulla sua vita privata e meticoloso sul set, Cenk è finito al centro di voci insistenti sul suo matrimonio con Mahsine Merabet. Eppure, un dettaglio filtrato dietro le quinte ha scombussolato ogni previsione. Secondo quanto si mormora, un semplice nome sussurrato da un avvocato vicino alla coppia avrebbe cambiato la trama di tutta questa storia. Tutto è iniziato con una lontananza impossibile da ignorare. Cenk e Mahsine non si sono fatti vedere insieme per un po'. Le loro pagine social, solitamente eleganti e misurate, hanno improvvisamente smesso di incrociarsi. Le apparizioni pubbliche sono diventate individuali. Gli amici più vicini si sono trincerati in un silenzio che parlava più di qualsiasi dichiarazione. Da lì, un'unica espressione ha cominciato a rimbalzare da un orecchio all'altro: separazione consensuale. Una formula ordinata, quasi rassicurante, che però è esplosa in 1000 frammenti quando dalla stanza delle trattative legali è trapelato quel dettaglio inatteso. Le indiscrezioni raccontano infatti che il legale che sta seguendo la procedura, una figura che la coppia avrebbe scelto proprio per la sua discrezione, avrebbe pronunciato un nome davanti a una cerchia ristretta, attribuendogli il ruolo di vero punto di rottura. Non si tratterebbe di un volto noto o di un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo. Al contrario, si parlerebbe di qualcuno presente da tempo nella loro vita, una persona di fiducia, abituata a entrare ed uscire dalla loro sfera privata senza sollevare polveroni. E proprio per questo, il sussurro ha fatto più rumore di un urlo. Naturalmente, va detto che non ci sono accuse confermate, né comunicati ufficiali a sostegno di questa versione. Tutto ciò che circola nasce da confidenze, bisbigli e racconti da corridoio. Tra gli addetti ai lavori rimbalza intanto un doppio scenario. Nel primo, la presenza di una terza figura avrebbe accelerato un logoramento già in corso. Parole non dette, appuntamenti mancati, l'inerzia di due calendari sempre più disallineati. Nel secondo, a spezzare il ritmo sarebbero stati gli impegni estenuanti, set lunghi, spostamenti continui tra città, orari che non si toccano. Fonti vicine sostengono che lo stile di vita iperprofessionale di Cenk abbia pesato, esasperando con il tempo le fragilità. Nel mondo del gossip, quando cala un silenzio così compatto, di solito ci sono due interpretazioni: o tutto si sta svolgendo con calma e rispetto reciproco, oppure si tenta di contenere il fuoco, perché parlarne significherebbe alimentarlo. Conoscendo il passato di Cenk, la seconda ipotesi appare la più coerente. L'attore ha sempre protetto il suo privato. Mahsine, dal canto suo, ha costruito un'immagine luminosa e controllata, fatta di eleganza e misura, evitando esibizioni eclatanti. Non stupisce dunque che le persone a loro più vicine abbiano reagito alle letture più drammatizzate con estrema cautela. Si mormora che non si tratti di una frattura dovuta a un unico episodio, ma di una fatica stratificata, di priorità che lentamente cambiano direzione. Il nome sussurrato dall'avvocato, dicono alcuni, sarebbe un dettaglio ingenuo finito nel cuore di un grande malinteso. Per altri, invece, la punta di un iceberg molto più grande. In questo mare di congetture, la verità rischia di perdersi nella corrente delle interpretazioni. L'unica cosa certa, per ora, è che non esiste un comunicato firmato dalla coppia, e i racconti restano narrazioni senza timbro ufficiale. Basterebbe una frase di Cenk per chiudere questa discussione o, al contrario, per aprire un capitolo completamente nuovo. Intanto, dietro le quinte, le voci si fanno più elaborate, quasi a disegnare una mappa emotiva dove ogni punto conduce al successivo. Prende corpo l'idea che non ci sia stato un solo scossone, ma un deterioramento graduale. Chi ha visto da vicino le loro giornate parla di maratone di riprese, di pause sempre più lunghe tra un abbraccio e l'altro, di telefonate notturne che non sostituiscono una mano stretta. Quello che all'inizio sembrava semplice stanchezza si sarebbe trasformato in una sotterranea disabitudine a condividere. In quest'ottica, il famoso nome non sarebbe la causa, ma l'innesco. Un campanello che ha rivelato crepe già presenti. Allo stesso tempo, qualcuno invita a non scambiare ogni assenza per tempesta. Secondo questa lettura, sarebbe stata la volontà di separarsi in modo maturo e rispettoso a gonfiare le voci. Nessun proclama, nessuna colpa solitaria.
Solo la scelta di non alimentare platee fameliche. Così, quel nome sussurrato nella stanza sbagliata è diventato il perno di interpretazioni e fraintendimenti. E la domanda rimane sospesa. Quanto di quel sussurro corrisponde al vero, e quanto è solo il riflesso di un meccanismo mediatico che amplifica tutto? La posizione di Cenk, in questi giorni, non pare cambiata. L'attore continua a ripetere il suo gesto preferito, parlare attraverso il lavoro, piuttosto che consegnare il suo privato al pubblico giudizio. Mentre scorrono le riprese, il suo silenzio assoluto viene letto in due modi. Per alcuni è un diniego implicito delle dicerie. Per altri, è il tentativo di preservare ciò che resta integro, evitando che il dibattito divori ogni cosa. In ogni caso, non tutte le notizie che passano di mano in mano ritraggono il quadro completo. Una verità parziale, ripetuta all'infinito, finisce per sembrare totale, ma resta pur sempre una mezza verità. Quel che è certo è che ancora non c'è un annuncio ufficiale firmato da Cenk e Massine. Il corso di questa storia dipende da una dichiarazione che non arriva. Fino ad allora, lo spazio vuoto sarà riempito da supposizioni. Eppure, chi conosce la coppia giura che dietro la porta chiusa si stia cercando una soluzione adulta, proteggere i ricordi, conservare il rispetto, definire confini senza ferire. È un equilibrio fragile, che non si alimenta di urla ma di attese. Nel frattempo, nell'ambiente, dicono che non sia stata solo la dinamica interna a rendere visibile la distanza. Anche gli atteggiamenti di chi vive attorno a loro avrebbero disegnato la mappa della frattura. Amici comuni che improvvisamente si posizionano a bordo campo, presenze centellinate in eventi condivisi, una meticolosa scelta di non schierarsi. Un silenzio corale che parla di delicatezza più che di colpe. Perché, a sentire molti, il filo conduttore è uno solo, non è una guerra, è stanchezza. Una stanchezza difficile da raccontare, fatta di piccole rinunce ripetute ogni giorno. Sul nome che rimbalza nei corridoi, le opinioni restano divise. Alcune fonti sostengono che sia stato ingigantito di proposito, e che una persona estranea al cuore del problema sia stata trascinata sotto i riflettori senza volerlo. Com'è tipico di questo mondo, basta mezza frase omessa o una frase tagliata male perché la storia cambi pelle. Il significato reale di quel dettaglio sussurrato potrà chiarirsi solo quando la coppia deciderà di aprire la finestra e far entrare aria. Per ora, quel nome non è che un'ombra a cui le voci hanno cucito addosso un peso e un ruolo che forse non ha mai avuto. Nonostante tutto, c'è un aspetto che mette d'accordo pubblico e colleghi. Cenk non ha perso un colpo sul set. La sua disciplina è rimasta ferma. Chi lavora accanto a lui racconta di un'energia lucida, di professionalità intatta, di un impegno quasi protettivo nei confronti della troupe. Anche questo alimenta la lettura più pacata. Quella di una transizione controllata, non di una rottura precipitosa. La stessa postura si riflette in Massine, che appare attenta a non lasciare che la tempesta intacchi la sua immagine pulita, misurando parole e presenze. Forse dietro i titoli che promettono scandali brucia una verità più semplice. Non tutte le separazioni hanno bisogno di esplodere per essere reali. A volte, il silenzio di due persone che si salutano senza urlare ha un volume più alto di qualsiasi clamore. Eppure, finché i diretti interessati tacciono, la storia resta materia modellabile per chiunque abbia qualcosa da dire. Paradossalmente, è proprio ciò che non viene detto a nutrire il discorso. Ripercorrere le ultime settimane aiuta a capire il clima. Prima un evento mondano in cui Cenk è arrivato solo, salutando con quel sorriso educato che non concede appigli. Poi una serata di beneficenza in cui Massine ha presenziato, impeccabile, senza nominare l'assenza più evidente. In mezzo, un paio di interviste in cui le risposte si sono fermate a un passo dal privato. Nessuna smentita, nessuna conferma. Solo la promessa implicita di non trasformare una faccenda delicata in uno spettacolo. Chi conosce i ritmi di Cenk sa che quando inizia un progetto, tutto il resto si dispone in seconda fila. E questa dedizione, che il pubblico ammira, può diventare al tempo stesso un peso nella vita condivisa. È qui che la lettura del logoramento trova un fondamento. Se due vite corrono su binari paralleli e non si toccano per mesi, anche l'amore più saldo può perdere elasticità. Può accadere senza colpe, senza urla, con una gentilezza che confonde. È in questi vuoti che un nome, un volto amico, una voce che chiama più spesso, può sembrare improvvisamente centrale. Attenzione però, centrale non significa colpevole. Molti insistono su questo punto.
L'eventuale terza persona sarebbe stata, al massimo, il catalizzatore di una presa di coscienza. Qualcosa che ha reso evidente ciò che da tempo covava sotto la superficie, la necessità di fermarsi e guardarsi davvero. Il resto lo hanno fatto le distanze, i fusi orari, le luci che si spengono tardi e si accendono presto. Un puzzle che si sfalda lentamente, pezzo dopo pezzo. Nel frattempo, tutto ciò che filtra viene vagliato con attenzione quasi maniacale. Ogni foto senza didascalia, ogni like risparmiato, ogni assenza dall'inquadratura comune, diventa indizio. Eppure, la combinazione non si apre. Cenk e Massine, almeno per ora, tengono le chiavi in tasca. È una scelta che ha un prezzo. Più cresce il vuoto, più lo riempiono gli altri. Ma è anche la loro difesa, l'unico modo per non consegnare all'opinione pubblica una materia ancora viva e dolente. C'è un altro dettaglio che colpisce, la sincronizzazione del silenzio intorno a loro. Gli amici, quelli veri, hanno scelto di non alimentare teorie. Chi è stato interpellato ha risposto allo stesso modo, quasi a unisono. Nessun dito puntato, nessuna frase che suona come una sentenza. Solo la constatazione di una fatica. Non è una lite, è esaustione, ripetono. Parole che sanno di resa, ma anche di rispetto. Che cosa succederà adesso? Gli scenari sono sempre gli stessi due, speculari. Se arriverà un comunicato, potrebbe chiudere definitivamente il capitolo o aprirne uno inaspettato, magari con tempi e modalità concordate lontano dai riflettori. Se invece il silenzio continuerà, il racconto si dilaterà ancora, e ogni segnale verrà interpretato come tassello di un mosaico in continua mutazione. Qualcuno dice che stiano già lavorando a un accordo privatissimo, qualcuno giura che la distanza sia solo una pausa per respirare. La verità, come spesso accade, probabilmente vive nel mezzo. Nel frattempo, i set non si fermano. Le luci, i copioni, i passaggi a segno, tutto scorre come sempre. Le persone che affiancano Cenk parlano di uno sguardo concentrato, di una gentilezza disciplinata che non lascia cadere nulla. A tratti, questa compostezza sembra quasi un modo per comunicare. Quello che conta, adesso, è non ferire. È un linguaggio non verbale che il pubblico capisce benissimo, e che spiega perché molti preferiscano una lettura sobria a una spettacolare. E Massine? La sua postura, calibrata, racconta l'altra metà della scena. Appare come chi conosce il peso di ogni parola e decide di usarne poche. Il suo stile, sempre controllato, suggerisce la volontà di non trasformare l'intimità in moneta sociale. In un'epoca in cui tutto si mostra, scegliere di nascondere è già una dichiarazione. Forse, la più potente. In fondo, questa storia sta ricordando a tutti una verità scomoda. Le vite vere non seguono i tempi delle prime pagine. A volte, l'evento non è un boato, ma una sequenza di piccoli suoni quasi impercettibili. Eppure, quando li metti in fila, costruiscono un cambiamento. Così sembra essere per Cenk e Massine. Nessuna frattura spettacolare, ma un lento scivolamento da una riva all'altra, con il fiume dell'abitudine che si allarga sempre più. Prima o poi, la porta si aprirà. Arriverà un testo, una riga, una frase pronunciata in un'intervista. Forse spiegherà che non c'è stato nessun tradimento, forse parlerà di stagioni diverse della vita, forse chiederà solo rispetto. Allora, quel nome sussurrato perderà potere, diventando ciò che probabilmente è sempre stato, un dettaglio tra molti. Fino ad allora, rimane un'ombra a cui ognuno dà la forma che preferisce. E con questo arriviamo alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete. Torneremo con aggiornamenti non appena le voci lasceranno spazio alle parole dei diretti interessati. Per ora, resta un'unica certezza. In questa storia, ciò che non si dice è ciò di cui tutti parlano.